Finita. Finisce qui. Inter batte Salernitana 4-0. Poker di Lautaro Martinez, vittoria fondamentale per ripartire dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Partita, Simo, che inutile negarlo, è stata complicata, stava rischiando di portarsi nelle sabbie mobili in cui la beffa può finire dietro l'angolo. Era una partita in cui, un po' come col Sassuolo, ma forse soprattutto come Empoli, l'Inter aveva solo da perdere, probabilmente, e invece la porta a casa con un turnover che ha fatto perdere un po' di peso offensivo, ma era giusto secondo me fare delle rotazioni sapendo che poi dalla panchina eventualmente potevi andare a fare dei correttivi per sistemare la partita, per sistemare il risultato, e così è stato. Contava vincere, di sicuro vincere in maniera così ampia, per quello che si è visto, forse non è proprio una partita da 4-0, poi però quando la sblocchi riesci a dilagare, e questa è stata la chiave un po' di tutta la prima parte di questo campionato. E poi dopo io anzi aggiungo subito una provocazione un po' forte, Simo. Per me quest'Inter non è stata nulla di così clamorosamente diverso rispetto alle altre Inter viste in stagione, con la differenza che nelle prime gare andavamo subito in vantaggio e poi la gestivamo. Oggi ci abbiamo messo un po' di più, mettiamola in questa chiave qui, però poi le cose sono girate dalla parte giusta. L'Inter risponde presente in un turno di campionato importantissimo in cui hanno vinto Napoli e Milan e sono lì, e alle soglie di quella che per me è la partita in assoluto più importante di questa prima parte di stagione, ovvero quella contro il Benfica in Champions League. Il bello del calcio è che questa partita, come hai detto bene, nello sviluppo e nella prestazione non si differenzia troppo da altre partite dove magari non hai vinto. E questo a dimostrazione del fatto che il calcio non è sempre matematica e che a volte in una partita basta pochissimo per far finire in un modo piuttosto che in un altro. Perché il gol che l'Inter prende, che viene annullato per fuorigioco, lì se non è fuorigioco per quei pochi centimetri la partita non finirebbe mai con 4 gol da una parte e 1 dall'altra, anzi rischieresti il solito psicodramma e magari una replica di Inter Sassuolo. Hai la fortuna che sia fuorigioco, poi trovi il gol, ne trovi un altro dopo poco, dilaghi e finisce 0-4. Questo è il motivo per cui le partite vanno giudicate con equilibrio. Non ha senso sulla singola partita creare né la super esaltazione paragonandoci con il Barcellona di Guardiola, nemmeno però il catastrofismo generale che porta a ribaltare tutto, perché questa Inter nel primo tempo era commentata esattamente come l'Inter di Sassuolo e poi nella ripresa vince 4-0. Il calcio è anche questo, la bravura che deve avere l'Inter soprattutto quest'anno è fare questo step. Partita bruttina, partita che non sblocchi, in qualche modo la vinci, non devi sempre vincere 4-0. Mi accontentavo anche dell'1 o del 2-0. L'importante sarà convertire in 3 punti queste partite e da parte di noi tifosi avere equilibrio è la parola chiave. Magari come suona anche bene, equilibrio. Ecco, tutto qua. Sono, guarda, super d'accordo, Simo, super d'accordo. Non saprei cos'altro aggiungere a questo tuo discorso. Siamo a caldo, la partita è appena conclusa, quindi poi la riguarderemo e aggiungeremo altri dettagli sicuramente, ma mi viene da pensare riguardo a questa partita a varie cose che ti metto lì sparse. La prima è che è sembrata anche nel primo tempo una squadra un pochino appesantita a livello di condizione fisica, non sembravamo brillantissimi e rapidissimi, soprattutto in alcuni interpreti. Ho la sensazione che forse si stia facendo anche un lavoro dal punto di vista fisico che potrebbe aver portato a non essere super lucidi in questo momento, perché la lucidità, la brillantezza è la parola chiave in questo momento dell'Inter, perché tanto lavoro che abbiamo fatto oggi si scontrava poi comunque nel primo tempo almeno con delle decisioni non precisissime e non perfette negli ultimi metri soprattutto. Detto che l'Inter avrebbe meritato il vantaggio già nei primi minuti, ma poi dopo 13-15 minuti circa la partita è diventata già più spinosa, più fangosa, più complicata, con la Salernitana che si era anche ripresa. E il secondo tempo, dicevamo, la sostituzione era necessaria sicuramente a livello di cambi. In diretta ho un pochino criticato, anzi lo ribadisco, in diretta ho
criticato la scelta di non aggiungere un attaccante ma rimanere con lo stesso modulo, con dei cambi ruolo per ruolo. Poi è uscita la notizia che Çalhanoğlu è stato sostituito per un problema fisico, quindi quello può aver condizionato un pochino le scelte. Fosse rimasto Çalhanoğlu che ti garantisce un po' più di equilibrio, probabilmente avresti potuto giocarti la carta anche dell'attaccante in più. Diciamo anche che probabilmente, io dico una cosa che si presta a delle critiche sicuramente, ma io lo penso. Questa era una partita da vincere soprattutto dal punto di vista mentale, però buttar via, rischiare infortuni e di perdere degli elementi importanti in vista delle prossime gare, soprattutto di quella col Benfica, per quello che è il peso di questa gara in termini di classifica, per me non valeva la pena. Quindi l'arrembaggio totale in maniera frenetica, con tanta frenesia, oggi non ci stava forse. Però poi i cambi hanno dato ragione ad Inzaghi, e è abbastanza evidente, Simo, che gli attaccanti sono troppo importanti nel 3-5-2 e quindi gli attaccanti devono star bene. Sanchez, Thuram sono partiti bene, ma poi piano piano sono venuti un pochino meno e tutta la squadra ne ha risentito. Quindi Lautaro Martinez è troppo importante, questo mi fa mangiare ancora di più le mani per l'assenza di Arnautovic, che nelle rotazioni sarebbe stato e deve essere fondamentale. Sì, ma il 3-5-2 proprio come tipo di schema rende il rendimento delle due punte un ago della bilancia piuttosto importante. Io non mi rimangio il fatto che secondo me Sanchez, soprattutto nel primo tempo, ha fatto bene. Ha fatto quello che francamente mi aspettavo, nulla di più, nulla di meno. Evidentemente in questa partita, nella fase finale, serviva più un Lautaro e quindi anche qui uno poteva avere il suo giudizio, però se va a vedere alla fine segna Lautaro, Mkhitaryan entra e fa molto bene, i famosi cambi, no? Che spesso criticavamo ad Inzaghi, e oggi sono andati bene. No, ripeto, è una partita che è un pochino, diciamo, il risultato inganna un pochino, perché effettivamente non è stata la 4-0 nel suo sviluppo complessivo, ma sono contento che sia finita così proprio perché, come dicevo, è la contrapposizione di altre partite dove l'Inter poteva vincere anche con più di un gol di scarto e poi ha pareggiato o addirittura perso. E questo serve per ripetere quello che ho detto prima. Ci vuole equilibrio perché esattamente come può capitare quella cosa, può capitare anche quest'altra cosa. È lì, è in quel piccolo dettaglio, secondo me, che si gioca soprattutto quest'anno la stagione dell'Inter. Poi chiaramente devi anche gestire bene le forze. Io, per esempio, ritenendo, come dicevi prima, fondamentale la gara col Benfica, io credo che questa Inter debba sviluppare la sicurezza tecnica e la consapevolezza mentale di giocare a Salerno contro una Salernitana in difficoltà, anche arrivando a una sconfitta con il Sassuolo, con qualche riserva in campo. Devi avere questa capacità, perché non sarà la prima volta che perderai una partita e poi magari avrai necessità di fare delle rotazioni, ma devi avere la forza di farle, perché se ogni volta che perdi devi ributtare in campo i titolari, arrivi a un certo punto che scoppiano i titolari. La gestione deve essere comunque lucida, i giocatori sono forti, magari non il panchinare non tanto quanto i titolari, o non tutti, però sono buoni giocatori e vanno sfruttati tutti. Questo è il monito che io do anche in vista dei prossimi mesi. E parlando dei singoli, io ovviamente Simo, Lautaro Martinez non può non prendersi tutte le copertine, il premio di migliore in campo e tutto il resto. Sono rimasto impressionato da Pavard, difensivamente non ha sbagliato nulla, assolutamente nulla, e mi è piaciuto tantissimo. Poi tra pochissimo faremo le pagelle in una clip a parte. Molto bene Dumfries. Senza Lautaro Martinez mi è sembrato l'unico giocatore in grado di creare dei pericoli e di creare delle preoccupazioni alla difesa avversaria. Questi sono i giocatori che personalmente metto un piano sopra, e poi faremo le pagelle a parte. Ti chiedo se tu sottolinei qualche altra prestazione individuale. Allora, secondo me merita una menzione Carlos Augusto, che è stato non da 8, ma molto continuo. Non a caso l'assist del quarto gol che arriva al 90esimo lo fa lui. Mi è piaciuto molto anche in fase difensiva, sempre molto attento, e quindi per me merita una menzione. A livello di curiosità vorrei rivedere Klaassen, perché poi ha giocato nel tempo più brutto fra i due della squadra, però l'ho visto
già abbastanza ben integrato, si sa mettere nei posti giusti, soprattutto in fase offensiva, ed ha un ottimo piede. Io lo voglio rivedere con attenzione. Tra le note meno liete, diciamo, sinceramente De Vrij ha fatto un paio di errori ad un certo punto di scelte proprio tecnici, che faccio notare perché non sono da De Vrij. Cioè io da De Vrij mi aspetto letture più lineari, meno cervellotiche, e soprattutto quello che poi genera l'altro errore che è di Lautaro, e che fa fare gol alla Salernitana, per fortuna in fuorigioco, ma lì De Vrij si va a dimischiare in un dribbling che secondo me non deve fare, per non macchiare una prestazione che poi a livello puramente difensivo è stata anche buona. Però se lì sbagli e prendi gol, giustamente il voto si abbassa. Però vabbè, comunque dai, oggi è andata bene. Ho visto qualcosina di buono da Klassen, che poi vorrei vederlo ancora più nel vivo, sicuramente. Comunque Simo, Lautaro Martinez, 9 gol in campionato, più 1 in Champions League. Direi non male, visto che si diceva No, non abbiamo l'attaccante da 20 gol. Adesso ovviamente si criticherà il fatto che ne ha fatti 4 con la Salernitana, ma va bene, io mi accontento per il momento, me lo faccio star bene. Si rimane con la porta inviolata anche per un, diciamo, per un fuorigioco, ma comunque manteniamo la porta inviolata ed è sempre un bene. Che dire, Simo, su questa partita? L'Inter rimane in vetta alla classifica in questo momento, con il Napoli che si era rifatto sotto. Era importantissimo ripartire, siamo con gli stessi punti del Milan, ma con una differenza reti nettamente migliore, e lo scontro diretto a nostro favore. Ti chiedo quest'ultima cosa, poi chiudiamo la clip. Con questa sconfitta tu consideri la partita di Sassuolo un incidente di percorso e quindi cancellato, oppure no? ma lo consideravo a prescindere. Quello che ripeto, allora l'Inter probabilmente, per come l'abbiamo vista nelle prime 5 partite, era al di sopra del suo standard, era in uno dei picchi che ogni tanto comunque durante le stagioni ci sono, e in quanto tali non possono essere presi in esame per giudicare una squadra, esattamente come i picchi in negativo. E contro il Sassuolo abbiamo visto ancora un po' un limite di questa squadra, che pur creando, pur sviluppando anche bene il suo gioco, non sempre riesce a concretizzare e a vincere. Quindi è un incidente di percorso che riconferma uno dei limiti atavici della gestione Inzaghi, ma la reazione di oggi mi è piaciuta. Quindi io, come l'ho detto subito, cioè, non ne facevo un dramma la sconfitta col Sassuolo, era la prima, e anzi mi sorprendevo e mi arrabbiavo con chi, come sempre, ribaltava i tavoli per una singola sconfitta, come se poi Milan, Juve, Napoli, Lazio e Roma non avessero a loro volta perso delle partite e fossimo noi gli unici pirla ad averlo fatto. Quindi bene con la Salernitana. Adesso vediamo di mettere in campo la stessa ferocia contro il Benfica, che arriva da una vittoria pesante nello scontro con il Porto, e che è già un piccolo spartiacque nel girone di Champions. Io sono d'accordo sul non cancellare Sassuolo, soprattutto perché deve essere un monito, e come dicevo prima della partita dobbiamo imparare, ecco, anche da quella partita lì, e anche da questa qui ci saranno diverse cose da approfondire. Poi come sempre la riguarderemo di nuovo a freddo, aggiungeremo la nostra analisi tattica, quindi ne parleremo. Chiudo qui la clip ricordandovi di iscrivervi al canale, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, le pagelle che troverete a parte, e vi invito a fare un salto su passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community dei sostenitori interisti da tutto il mondo.